Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Vi piace? Oggi vedrete un progetto di alta ingegneria nella quale verrà utilizzata sia l'arte della falegnameria, l'arte dell'elettronica, l'arte dell'elettricità, l'arte, no, non c'è nessuna arte. Oggi vedrete un progetto semplicissimo. Si tratta di una scatoletta di legno che ho costruito, che ho inciso, che ho decorato con il cannello e di uno specchio che ho inciso con l'incisore laser. Ho utilizzato un avvitatore, un po' di colla e una striscia LED all'interno. Nulla di che, vi ho spoilerato praticamente come l'ho realizzato, il video potrebbe finire qua. Perché ve lo sto facendo vedere? Perché ultimamente in tantissimi mi avete rimproverato perché non sto pubblicando più progetti di fai da te. In realtà io ho tempo di realizzare grandi progetti di fai da te, oltre che mancarmi le abilità, ma tempo non ne ho tantissimo. Ma realizzo spesso piccoli progettini, qualcosina tipo quella che state vedendo adesso, che secondo me non sono progetti da portare sul canale. Invece qualcuno mi ha detto, ma tu falli vedere, può essere che piacciono. E allora va bene, oggi vi farò vedere questo progettino semplicissimo, con tanta umiltà. Non voglio insegnare nulla a nessuno, pure perché non ho le abilità e la bravura per insegnare qualcosa a qualcuno, ma questo video mi serve semplicemente per condividere con voi che seguite il mio canale, seguite i miei video e farvi vedere come l'ho realizzato e soprattutto avere qualche commento con qualche consiglio nel quale mi scrivete come lo avreste fatto voi, se vi piace, se non vi piace, come lo avreste migliorato, insomma, quale sarebbe stata la vostra idea per realizzare uno specchio di questo tipo. Premetto che sono consapevole che i LED all'interno di una scatolina surriscaldano e in teoria potrebbero anche fulminarsi, eccetera. Però facendo dei fori per far fuoriuscire l'aria, eccetera, si sarebbe visto il fascio luminoso al buio, quindi ho deciso di chiuderlo, poi se si vuole si possono sempre praticare. Adesso mettiamoci sul bancone, guardiamo come l'ho realizzato e poi alla fine ci vediamo per i saluti. Iniziamo. E allora ragazzi, questo quindi è lo specchio attaccato alla scatolina che avete visto nell'introduzione. Adesso passeremo alle inquadrature riguardanti la costruzione. Premetto, è un progetto semplicissimo alla portata di tutti. Io ho deciso di utilizzare l'incisore laser per fare il foro perché dovevo fare le incisioni con i disegni. In realtà, come vedrete, anche durante la realizzazione ero un pochettino indeciso se utilizzare questa parte o meno. Alla fine, una volta completato, mi piace perché ci sono le bruciature col cannello, però a metà dell'opera ho avuto un attimo di esitazione. Quindi per fare il foro potete utilizzare qualunque strumento, un seghetto alternativo, potete utilizzare un seghetto manuale, potete utilizzare una fresatrice, si può realizzare in qualunque modo, soprattutto in questo caso che l'incisione non interessa tutta la superficie, quindi poteva essere anche irregolare. Ci tengo a precisare ovviamente che il bar non è uno sponsor, ma avendo realizzato questo progetto per il mio amico barista, allora ovviamente ci sarà il suo logo. Ben venga un po' di pubblicità anche per lui. Adesso quindi passiamo alle inquadrature nelle quali vedremo l'incisore laser al lavoro, nella realizzazione sia del foro circolare che mi permette di far passare la luce dal suo interno e poi ovviamente anche le incisioni di queste immagini scaricate da internet con raffigurati alcuni prodotti specifici del bar, quindi una tazza di caffè, un gelato, dei sandwich eccetera. Poi mi vedrete utilizzare un mini banco sega circolare, questo ve lo recensirò più avanti ed fa parte di quei prodotti di cui vi ho parlato tempo fa, piccoli, ideali per chi deve realizzare qualcosa di piccolo. Immaginate un hobbista che la domenica vuole passare un pochettino di tempo, realizzare una struttura come questa, realizzare qualcosa per un presepe, realizzare qualunque tipo di taglio su pannelli che siano piccoli e che debba per forza avere un banco sega grande. Con un piccolo banchetto sega, un piccolo tornio, un piccolo utensile che possa soddisfare le esigenze di un hobbista che possa lavorare con strumenti di piccole dimensioni, si possono ottenere dei risultati interessanti, non essendo comunque dei falegnami, perché non tutti gli hobbisti hanno la passione del legno e della costruzione di mobili, tavoli, eccetera. Ci sono hobbisti che si occupano della costruzione di oggetti da modellismo o piccoli progettini come questi. E allora, una volta completati i tagli e una volta completata l'incisione con il laser, adesso passiamo ai tagli veri e propri per poter realizzare la struttura che ospiterà il nostro specchio. Prendo la misura. Abbiamo questa parte da 19 cm e mezzo, poco di più, quindi andrà rifilata, e quindi riporto 19 cm e mezzo anche da questa parte. E utilizziamo un maxi banco sega davvero indicato per questo tipo di lavoretti.
Adesso prendiamo le varie misure per poter fare la struttura laterale e anche quella posteriore. Ok, quindi dato che mi serve per fare la parte posteriore di questo, basterà segnare con la matita. Questo misura esattamente 18 cm, quindi con i pezzi che abbiamo a disposizione e i vari scarti cerchiamo di creare le parti laterali, perché ho intenzione di farlo almeno un 5-6 cm di altezza, quindi facciamo due calcoli e vediamo. 18 cm, riesco a ottenere 3 pezzi da 6 cm. Abbiamo i pezzi che mi consentiranno di fare la struttura laterale, però ovviamente due dovranno essere più corti, quindi dovrò togliere 10 mm in totale. Ok, una volta eseguiti quindi questi tagli, abbiamo a disposizione i pezzi per poter costruire il tutto, quindi avremo questo risultato, una scatolina. Allora, va bene, iniziamo con mettere la colla. E allora ho segnato sui pezzi più lunghi il margine che devo avere, che corrisponde allo spessore del legno, quindi farò dei fori con il trapano, con una punta molto piccola, perché utilizzerò delle viti piccolissime. Questo abitatore Parkside avrà almeno 3 anni. Basta pochissima colla, ci sono anche le viti. Ok, e abbiamo quindi la nostra struttura bene o male unita. Allora, adesso dobbiamo incollarla alla base. Anche qua pochissima colla, tanto è una struttura leggera. Certo che lavorare con questi spessori è una cosa alla quale non sono assolutamente abituato. Adesso proseguiamo con il resto del montaggio della struttura. Ok, quindi la parte dell'illuminazione, quindi la parte elettrica, diciamo, è stata fatta. Adesso non resta che mettere questa copertura, anche se in realtà così mi sembra disordinata. Sono indeciso se utilizzare questa parte e dipingerla di nero, oppure utilizzare questa parte nella quale ho fatto le incisioni. Boh,
Vabbè, casomai gli do un po' di bruciatura, diamo un effetto vintage. E adesso bruciacchierò un pochettino gli angoli, darò insomma un po' di segno di vissuto con questo cannello. Ovviamente ho coperto la striscia LED con lo scarto della parte circolare che ho già tagliato. Ok, adesso facciamo un pochettino pure verso l'interno. Già sembra un pochettino più gradevole. Tolgo questa protezione e bruciacchio un pochettino pure la parte laterale. Va bene, dai, così a colpo d'occhio sembra che vada bene. Ora rimane da pulire un pochettino lo specchio e incollarlo qua sopra. E adesso questo sistema a ponticello messo su per giù al centro permetterà di appendere lo specchio. Ovviamente lo lascerò libero con questo spazio in modo da poter orientare più o meno a destra o a sinistra in base anche a come sono bilanciati i LED all'interno e il peso del cavo elettrico. Identica procedura per quanto riguarda la parte più in basso. Metto due pezzi sovrapposti in modo da raggiungere lo stesso spessore. In questo modo avremo lo stesso spessore in alto e in basso. Per incollare lo specchio utilizzerò la colla Pattex. Mi sono sempre trovato benissimo con questo tipo di colla e sono sicuro che reggerà e reggerà anche per tanto tempo. Eventualmente il mio amico penso che mi manderà qualche messaggio con qualche insulto se dovesse cedere. Allora, abbondiamo. Perfetto. Allora, ovviamente serrerò tutto con i morsetti. Fra qualche minuto avremo la prova del 9. Ok, è trascorsa mezz'oretta, più che sufficiente per fare asciugare la colla, quindi togliamo i morsetti, pulisco un pochettino il piano di lavoro e ci vediamo per i saluti finali. E allora ragazzi, il video è finito, spero che vi sia piaciuto, spero che vi abbia tenuto soprattutto compagnia e che vi sia piaciuto anche quello che ho realizzato. Mi raccomando, commentate giù, fatemi sapere cosa ve ne pare, ditemi come lo avreste realizzato voi, accetto qualunque tipo di critica, purché sia costruttiva. Detto questo non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!